era un anno che lo aspettavo. Rally di Monte Carlo 2024, siamo qua, ma non siamo in prova perché ci hanno fermati a 2,5 km prima ancora dello start, al paese sotto quello dello start, e siamo arrivati il giorno prima. Ci hanno bloccati, noi non possiamo accedere con l'auto alle zone spettatori che sono a chilometri e chilometri a piedi, che quindi è impossibile raggiungere a meno che uno non cammini tutta la notte. Abbiamo chiesto al gendarme qua dietro come si potesse fare per raggiungerle, a je ne sais pas, che vuol dire ok. Quindi adesso stiamo per studiare un piano di sopravvivenza, perché domani noi vogliamo vedere delle auto e sinceramente averci fatto delle ore per vedere uno start non ci va tanto. Proprio per niente, se devo essere sincero. E quindi rimanete con noi perché probabilmente quest'anno ne vedremo delle belle. Ci sta. Buongiorno. Qua non si possono dire parolacce, ma ne diremo veramente tante perché sono le 5 meno un quarto del mattino e noi esattamente in un quarto d'ora, ci ha svegliato adesso il poliziotto, dovremmo già fare 10 minuti. Ecco, in 10 minuti dovremmo fare 2,5 km a piedi solo per riuscire a trovarci la partenza, per poi riuscire a fare ancora un pezzo a piedi da vedere una curva e la strada dopodiché sarà interrotta completamente per il pubblico che non potrà più transitare e le prime auto corrono alle 8. Io non so cosa si siano bevuti quest'anno quelli dell'Automobile Club del Monaco a organizzare una roba del genere, ma ci incamminiamo. Adesso qua siamo dallo start, vediamo di riuscire a imbriccarci da qualche parte perché vedremo cosa riusciremo a vedere, a concludere quest'anno. Raccoglieremo i cocci, come si dice. In qualche maniera l'abbiamo ancora ben salvata perché siamo in un punto in realtà che non potremmo stare, perché dallo start hanno messo un off limits per gli spettatori di 4 km. Motivazioni lo sanno solo loro, visto che siamo a 4 metri praticamente dalla strada, quindi le auto qua, ma neanche se volassero, ci prendono più. E difatti qua è pieno di gente. Noi per il momento stiamo qua. Abbiamo trovato anche questa curva che è leggermente ghiacciata, quindi direi che è ancora andata più che bene alla fine.
Beh, è rimasta ancora ghiacciata, è la curva fino all'ultimo. Decisamente verglass frequent. Però ci aspettavamo decisamente più jolly. Sì, più lanci, diciamo più lanci. Erano abbastanza... Il lancio lo stiamo facendo noi. Erano abbastanza fermi. Anche perché abbiamo visto che Mikkelsen alla prima curva è già volato fuori, quindi probabilmente sono andati tutti parecchio cauti. Adesso proviamo a cambiare approccio, a prendere una S veloce e vediamo un attimino se la situazione migliora. Se non ci spacchiamo la gamba scivolando qua. Direi anche no, va, speriamo. Abbiamo mangiato un boccone e adesso aspettiamo il secondo passaggio. Intanto qua l'asfalto si è decisamente sgelato, difatti c'è solo più qualche chiazza di umido qua e là, quindi il grip è aumentato notevolmente. Ci siamo messi in un passaggio decisamente veloce, in una S. Speriamo di vederne delle belle. Qualche scomposizione di auto, se vuoi, per il meme, ma... Che cannoni. Stanno ancora transitando le ultime auto e noi facciamo una tappa in assistenza a gap. Perfetto. Questa giornata è poi partita ben male, Ma molto male. ma sta andando sempre meglio. Siamo riusciti in qualche maniera, purtroppo avevo la GoPro spenta, a fare autostop, a farci caricare da una signora Gentilissima, che ringraziamo. Siamo riusciti ad arrivare all'auto che è qua dietro in un nanosecondo. Ci siamo evitati tipo 5 km. Sì, no, 3 km. 3 km a piedi. Adesso roba. così riusciamo tranquillamente ancora ad andare al parco assistenza.
Parcheggio trovato.